a tea leaf. Only those who... Cos'è che fa? Sample it many times can appreciate its true qualities. Vicino delle banconote o riguardo... Vedete qui. So certo dovrebbe avere A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. vedete che non fa la vedi che queste cose praticamente è quel ovviamente a storia adesso del loro mondo però non lo so se con loro missioni proprio troppo però dipende da sinceramente quando era piccolo proprio piano piano il problema che comunque quando sei sempre conformito e sei conformito è difficile dare al massimo sinceramente sei cercando di fare qualcosa che non c'è qualcosa più è che non fare farlo pensare alla fine
vedendo. Non so neanche che ho avuto un po' follower. Spero sì, però vabbè, 4-5 anni, cioè tutte mi pare un po' va bene, poi un po' va bene. Poi non siamo ancora non è divertente, bisogna fare arriva uno a volontà solamente così poi sempre più strano Twitch, molti si stanno trasferendo al suo piattaforma, non c'è Twitch non basta giocare, basta restare. Che volete? Oh, questo ormai è veramente perché questo qua ne parliamo tutto per il sangue, aspetta per un attimo, quindi davvero non sapete che fa per questo quando fermo non potete vedere di fatto perché si sarà di fatto non guarda le cose che vicino si vedeva perfetto e chiedere che la cosa una volta molto spesso io ho pensato mi fa del qualcosa che sono tutte le cose che sei così dice per me non sta leggendo idea dicendo penso di bene questa di essere noi come se parlare e dice che la ora il potere non esiste di settimane sembra che il software non c'è stato arriva e c'è un po' la vita come tutto l'altro una volta di leggere di ora senza che mi portare la ragione a volte lo sento più costante in questo era naturale da quando sono arrivato nel diverso con il computer che si sono prodotti esperimenti perché gli uomini sono della città della informazione pertanto di dove c'è un cavo deve esserci un modello di dove c'è una città c'è ci sono questi sia all'inizio che poi ci siamo ancora dei piccoli all'inizio io non c'è questo stavo all'inizio ma se il mondo è questo poi cercare di stessi perché lo sai facile non è piccole non sapere
and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. You're here. Sorry, I was just about to send someone to inform you. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. Come fanno a capire? But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. Davvero? What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Invece qui saremo a livello mondo 6. Ho paura con boss. Sure, let's go get to the bottom of all this. L'acqua ci vorrà poco. Perfetto. Quindi esattamente la 500 metri di distanza. Non è tanto di fare. A medio di Are you sure this is the right place? Something feels off. I'm positive. But I don't understand why they're all unconscious on the ground. E poi ci sono molti altri ragazzi che non fanno questo. Boss, we got more company. Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. What happened? Who beat you all up? Wait, you mean you aren't with them? With who? Who did this? First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. After that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. What?
rassicurante e poi cappellotto ok. Quello con il vestito verde è proprio I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. Giovanni, Sachin's son. If you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back to the academia for further interrogation. So why did you hire people to kidnap Sachin? What do you think? 20 years ago, he upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my welfare. As if that's not bad enough already, he wouldn't put his entire fortune in the care of the academia, along with a contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. That's my inheritance, by rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. davvero Of course! Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. è girata No, the old fart knows how to stay hidden. I'll give him that. He's probably cooped up somewhere watching all this go on and laughing to himself. Harry thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. Diadem of knowledge? You mean that thing he donated to the academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many years. domanda da una famiglia poi ciao me ne vado nel deserto. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. I asked if I could see what he'd written, but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the academia. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Okay, you can stop now. You're creeping Paimon out. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical information. Do you still have any lingering concerns? Yeah! Al-Haytham's notes do mention that item. Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we investigate. Io ho una storia che ci fa That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need to tell Karina what's going on. sempre qualche cos'è che non va, qualche roccia. Vabbè, è interessante. Andiamo! Sono curiosa se possiamo essere
my back. Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap Sachin. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to investigate it. The diadem? That seems unlikely. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? This is pretty serious. Let me think. Okay, here's the situation. The Diadem is currently in Mount Ima Forest. We moved it there before the third round began. In the third round, contestants have to go into Mount Ima Forest, find the Diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. As such, I suspect competition to be very fierce. You might not make it in time. I'll mark the Diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing happens. All right, let's go. It's weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Let's just go grab the Diadem. Whirling snow! Boba, get them! Ona podpowie. Mamy. I'm the frying pan. It's My apologies! Teamwork is dreamwork! Let me scry! Finito il... Take flight! Abbiamo ammazzato il... media... Ma c'era anche... cos'altro? Sì, il risolto damage... quella cosa lì. Non so se... dovrebbe andare meglio che non è che i due sia così ma diciamo nel senso che stanno andando via al 100%. All Hatham? Nilu? Have you seen any of the other contestants? No one's completed the task. Why? Has something happened? Perché il istruttore aumenta la minaccia sinceramente. There might be a problem with the Diadem. Oh, but All Hatham, you must know something about it, right? Whatever do you mean? You! Forget it! We'll go find it first. We'll ask you again later. Devo cambiare. Dai, ragazzi. Vediamo se troviamo la sezione di completamente. Uh-oh.
Looks like Layla has seen the diadem. But getting to the goal won't be easy. That guy enters the fray. Arizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear. Pensavo che era proprio di seguito tranquilla. It's Kaveh's toolbox! Throwing the diadem to its owner. Allora, tutto scuro per non fare. Yes, that's right. Put the diadem in place. You shall be all you desire. Who are you? I need you to get out of my head! I am confident that you will not disappoint me. What just happened to me? Tranquilli di fare con se stesso. Something's wrong. Quello lì, At long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. Come, Kaveh. Come to me, my child. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he. More cognizant of the trials and tribulations of this world. It is you who are worthy to inherit all that I once owned. We meet for the first time, children. But what I need to say now is of utmost importance. So please, pay attention and bear witness. You have all performed outstandingly in this international championship. The Academia has many rare talents among its ranks. And you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kaveh. Not only because you are victorious, but also due to our similarities in character. Similar to you? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists. And that is the source of our misery. 28 years ago, I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw there? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources. Robbing of merchant caravans. Exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Lahumana scholar,
I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins were carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. This is the inexorable truth. The aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve one's consciousness. Into it, I placed my experiences before requesting that the academia manage my estate. As I thought, the contract you signed with the academia was in essence your will. But if you've given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I have performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. So, with a handsome reward to draw out the wisest of individuals, my hope was that one day I'd find one who could untangle the mystery of human nature once and for all, and help to move the world onto a better path. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after inheriting your wealth. You are highly intelligent, yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment, part of my investigation into human nature. Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure-seeking, my research will have progressed. I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history. And I lament the research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? For me to do with as I please? I have faith in what I see. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the verdict I
heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Pure Mora, I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. Yeah. I guess that'll be the end of that. Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tainari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Basically, run fast, but Ave. Ave may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Inter-Darshan Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. For the avoidance of doubt, can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Projecting the world will achieve nothing. He and I, we're not the same. All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. No one else has to hear them now. We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine by me. I'll bear that responsibility. It's the least I can do. And, well, sembrava it's the una only thing I can do. Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, with respect to invite students to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. Please, I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition, not my views. Congratulations, Abby. Also, you'll need to prepare for the award ceremony.
Additionally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kabe, to the stage to receive his award. Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. However, we have just received word that Kabe has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Sachin's estate is being donated? So much Mora. And he gave it all up? Kabe's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kabe? I'm sure many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all this wealth away. I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachin's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in life, people need to experience them for themselves. It shouldn't be up to one person to make a judgment on. Not him, and not me either. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I guess that's all. I'll leave it there. Thanks very much. Oh, Kabe, just one moment. While this is a short and sweet award ceremony, we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. Bruh. Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Let's give our champion Kabe one last big round of Mamma applause. mia. Mamma mia. Chiudo la storia, mamma mia. I still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for me to live in luxury for my entire life. That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole Wisdom Gala to explore. Presumo che non poteva dire che ha visto un fantasma. Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just so tiring. Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all, but whatever else happened, you're the champion, you know? Don't you think you should be proud of that? I suppose. Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now I have it, right here. So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of more off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just give it to him. Could you pass it on to him for me when you next see him? Whoa, whoa! This is a super big deal! You should do it yourself! Come on, let's go find Sino. Huh? But I was gonna rest for a while longer. Hey, stop pulling my hair! Ma che cavolo? Chi non è tolto? Ecco. Io onestamente forse la carta me la What you looking at, Sino? Non so, è strano che ha vinto. Cioè, ha vinto però non vuole niente. Non capisco, cioè lui dice che è molto diverso da quello lì e non mi interessa, eccetera, le cose, però almeno la parte. I'm still thinking about the Sachin issue. What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I.
But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. Non ci gioca allora qui. But it's limited edition. Kaveh, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong and I will help. That's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. I'll figure my own issues out by myself. All right. In that case, I accept your generosity. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? 1 million more at the very least. How much? Lo immaginavo. A million more? If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million mora for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck last time we played. Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. Huh. Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. But really, it's fine. I'd feel bad taking Mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the Mora for this card. You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. Sounds like you're speaking from personal experience. I guess you've been through a lot? I don't want to talk about it. In that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the Mora. Thanks to you, I have achieved my goal for participating in this tournament. All right, if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over. Mizzica, In ma fact, let me treat you all to a meal later. Bring Tainari and Kale, too. Well, this is what they call all's well that ends well. Mizzica, riuscirò a pagare... Ma quanto... Paimon wonders how the other contestants are doing. Let's go check in with them, shall we? Since we're guest commentators and all. Ok. Con lei non abbiamo sentita molto sto giro, ormai che era come si dice? Una delle protagoniste, se non la protagonista del festival del Vento. Aspetta un attimo qua perché ho paura che non ha caricato. Ha caricato adesso. Eccoli che vanno a fare shopping. Anzi, eccole. I'm telling you, you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. Questi cominciano a parlare di shopping. Really? Well, then, sure, Madame Farzan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farzan! Nilu! Even Dia and Candace are here! What are you all up to? Candace and I bumped into these two while we were strolling through the streets. Madame Farzan here's pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Let's go with the plain fabric as our base. And embroider red and pink flowers on. Oh, and some green leaves. Oh, wait
Wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. But Don't worry. This style is a timeless classic. No thanks. This is actually sounding pretty weird. Wait. Madame Farzan's right. That style is a classic and used to be mainstream fashion. But these days, there's some other options too. If you don't mind, how about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to meet up, especially since Candace rarely makes it to Sumeru City. Also, I know a few places where I can get a great bargain. Sure. I'm happy to leave it to you. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Madame Farazan? Come quick! She's over here! what? Who are you? We're new in the academia. We saw all the amazing things you did during the competition. Do you have any classes we could sign up for? Of course I do. And you're both very welcome to join. That's great! We can't wait. What's your area of research? Precision mechanics? I'm from Haravatat. Huh? But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat Darshan in the championship. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. I'll be there. What? I knew it. What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madame Farazan, and I'd like to learn from you for a while, if possible. I can take the class you're teaching as an option, even though cross-Darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look forward to learning from you. I see. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. Well, I won't disturb you any further. See you in class. Yeah. I don't quite understand what happened there, but congratulations, I think. Traveler, Paimon, would you two like to come and pick out some clothes? Sure. Sorry, we can't. We've got a meet with Kaveh later, and we have to check in with all the other contestants before then. Oh, by the way, have any of you seen Hat Guy or Layla? I don't know where Hat Guy went. We just saw Layla not too long ago, though. But she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up to? Ratahoa students? They must be the ones who voted for her to enter the competition, right? Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they feel about that. Let's go take a peek. But If you don't come to Sumeru City often, classic floral designs aren't a bad choice. Those don't really go out of style. And of course, since you're putting this on your body, you need to consider the type of fabric the clothes are made from. Some materials might look stunning, but they can be terribly uncomfortable to wear. Agreed. After all, is fashion not the constant phasing in and out of classics? In that sense, you could always consider the style I suggested too. Wait, sorry, ma'am, but I think it could be quite a while before the style you recommended comes back into fashion. I actually think the style recommended by Madame Farazan is quite beautiful. Isn't it just? You have a discerning eye, my dear. ok. Beh, lei non c'ha i fiori qua. Mi piace sto festival, è bellissimo. Yeah. Where I need to go. This way, I think. Good. No, not change. The gauss.
Meno male non ho fatto. Non è che non mi piace lo shopping, dico la verità. Dobbiamo sceglierci il vestito eccetera migliore o non migliore per noi. Meglio evitare figure. No vabbè, ci sta. Tutti andare a fare shopping con Gauss. Sarebbe... ah, c'è Dori. Sarebbe stato interessante se cambiava il discorso, se eravamo nella stessa cosa. Se eravamo anche noi traveler. Là traveler. Cosa succede? Dobbiamo salire su. Oppure... la città è un incubo. Ehi, ciao Univers. Adesso vedo i tuoi messaggi. Tutto a posto? Stiamo facendo il... mi domando Dori se poi se ne va. Vabbè. Stiamo facendo le missioni degli eventi. Siamo arrivati alla fine, devo solo parlare con gli altri, però sì. Città non è che la conosco molto, dico la verità. Anzi, non ci sono manco arrivato su Mania. Io non ci capisco. Oh. Beh, però rispetto a livelli altri è già molto complicato. Vabbè che ci sono sti così qua. No, ci ho fatto la piena. La 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 la. Dai che come prima dicevo, tra poco c'è di nuovo e come dicevo l'altra volta un mio amico mi ha detto che dovrei provare a provare per gli anni più che per i nuovi personaggi, perché quando ci sono personaggi nuovi non sai mai se sono forti o no, quindi mi ha detto quasi lascia perdere. Poi magari è forte quello della famosa Bubu. I'm sorry, everyone. I could have done better in the third round. Oh, stop it. Stop it. If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts to enter the championship. I didn't see the whole thing, but you were the only contestant who scored points in both the first two rounds, right? And I heard that you actually found the diadem first in round 3. You came so close to winning the competition. I just got lucky, I think. That can't be true. You had some really stiff competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mahamatra was there. You're amazing, all of you. Getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are a genuine genius. Adesso si addormenta così. E poi... yeah. Oh, thanks a lot. C'è il cambio di I personalità. really don't think I qualify as a genius. In the second round, for instance, I dozed off and somehow found myself beside the device when I came to. Perché c'è la doppia personalità. Ah, come on, don't be so hard on yourself. We've decided we're taking you out to celebrate, and that's final. Let's go. Cheer up, Layla. The rest of today's all about you. Looks like things are going well for Layla. This is great. Esatto, forte. We haven't seen Hat Guy since the end of the competition. Oh well, it's almost mealtime. We'd better go meet up with Kaveh and Sino Mi sa now. che cacchio combina, devo tanto capire cosa combina. Cosa dice ancora? I can't believe it. But in the end, no one was disappointed in me. What a relief. Finally, I can get some good sleep. Ecco. Adesso cambia personalità.
No, ok, pensavo che cambiava perché l'ho visto che faceva così. Mi piace che era tutto normale, no? Cioè, io sinceramente questo personaggio non l'ho mai conosciuto, è tutto normale, no? Però ti vedi questa qua che si mette a dormire e dice, oh, finalmente posso riposare, poi così, oh, presto, presto, prima che si sveglia. E io tipo, ma che... E poi alla fine la verità è che c'ha la doppia personalità. Io ci sono rimasto un pochettino della serie, ma che è bello che poi ci fa. Se rimanete ancora un pochettino qua, vi raccontate voi cosa è successo. Io tipo, ma che cacchio? Infatti sta molto orientale. Beh, d'altronde sembra quasi arabo sto posto. Sulla verità. Eccoci. Niente vino perché siamo minorenni. Are you sure you have enough to cover this? Don't blow it all at once. C'è anche quello. Don't worry, I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. It's high time I return the favor. Oh, Traveler, Paimon, over here! And we are late. Ooh, look at all this! Good food, here we come! Pancio mia fatica panna è stato tradotto così. Ah, ci sta. I heard that you went to see the other contestants. How's everyone doing? Faruzan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy, though. Who knows where he's gone? In mezzo ai foto. Alhaitham's gone missing in action, too. Huh. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal, he disappears without a trace. Ma chissà che cacchio combina. Sapeva tutto e non ha neanche finito la gara. Cioè, non ha neanche sospeso la gara. That guy. Where the heck could he have gone? I still have questions about that note he left. Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. Gli date un bacchetto delizioso. Qui si mangia sempre sto gioco. You shocked me a little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of deliberation. Prova a chiedere se l'arma della mia Naida va bene. Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. He bombarded me with his ideas relentlessly. He was trying to brainwash me. It gave me a splitting headache that only got worse as he went on. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value. But if all his research does is lead to misfortune, then we're probably better off without it. Raccolto il... Sì, in effetti sembra che ha raccolto un fantasma depresso e ti tiri la cosa e diventavi lui tutto depresso. If his forbidden research were to spread in a harmful form and cause people to suffer, the mantra would step in and ban it. Beh, in effetti. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, but give up the research as soon as you've inherited the wealth. But that wouldn't have been your style. Lei non dice niente. I won't comment on his theories or experiments, but I don't believe that he was careless in his choice of candidate. He chose you. That means he knew what he was doing. Perhaps. I just think that if you accept someone else's things, you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. See, you get me, Kale. It's a good thing Alhaitham isn't here right now. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he isn't here.
continuano da morire. Yep. No dinner with Kaveh is complete without a few words about Al-Haytham. Ma tu Aitam ce l'hai? I sense that Al-Haytham has in fact been here with us all along. O è ancora... Oppure... non... No, è già uscito Aitam, è collezionabile, l'ho visto anch'io, ma non so che... Non so cosa... He's here? Where? Why didn't you tell me? Non so cosa fa esattamente. No, è Dendo, l'ho visto prima, cioè He lives rent-free in each of our hearts. vive nei nostri cuori senza pagarci affitto. Che scemo. Oh, that was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heartbeat. All right, enough about Al-Haytham. Tainari, did you achieve what you wanted out of the championship? I did, in the first round, in fact. Word of mouth proved very effective. I spoke to a handful of people, they told their friends, and so on. Now, a record number of people have signed up to attend the next lecture. Da quanto ho capito, ho avuto possibilità di conversare con un altro ragazzo che gioca a Genshin. Una persona che ho conosciuto e mi ha detto che Mona è abbastanza rara, quindi sono abbastanza fortunato ad averla, però non ho neanche sentito citare Taimari. Non so. Oh, are you free next month? You should come along. Maybe even say a few words. About what? I don't know the first thing about anything Amorta related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture, or ask everyone not to chop down too many trees the next time they're building a house. Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Yeah. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still hungry. I'm full. Thanks. Yeah. I'm super full, too. If only we could eat like this every day. Yeah, we should do this more often. Work will always be there, but seeing friends is important too. This is a good restaurant. Let's definitely come here again. Sounds good. We should pick a few other places as backup options, though. There are other good places around here, too? Oh, and don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good food. Kaveh, do you have plans after this? I was thinking of maybe going to the academia for some alone time. Nothing set in stone, though. Why do you ask? Che musica. A blade. Since everyone is free, why don't we play a few matches of Genius Invocation TCG? Eager to show off your new limited edition card, are you? Not to show off. This is my way of thanking you for your help. Only my best friend will have the honor of seeing this card's debut play. All right, sure. I didn't bring my deck with me, though, so I'll need to borrow one. Actually, Master, I made a new one a few days back. Don't tell me you've been spending all your study hours playing cards. Come on, no need to be so stern. They do say that your innate interests are your best teacher, don't they? Oh. Allora ci sarà una bella battaglia. Tu immagini se ci faceva giocare anche a noi? Potevi giocare contro chi non è. You just can't beat the atmosphere here. Nel precedente evento. Forte, potevamo farci una foto. E non ci ho fatto una foto. Ci avrei fatto una foto col cover, sinceramente. Ci si può sedere? Yeah. Che musica, proprio jazz pesante. Mi
piace. Whoa, that's too much for my like. Cosa c'entra molto agli altri? Bisognerebbe cambiarci personaggio. O togliere il nostro personaggio, possiamo anche togliere il nostro. Ma in effetti, a parte nel cutscene che abbiamo visto, le armi non le vediamo mai, questi personaggi qua. Quindi c'è anche quello nell'universo. Oh mamma mia. Non possono essere tutti come nello Spy 2015 sti cosi qua, no? Al contrario. Però attenzione perché con lei chiude gli occhi. Quindi... ecco. Perfetto. Ma c'era di gente, ho già visto che della gente, poi chiedo anche a voi, sia YouTube che Universe, che qualsiasi persona entra nello stream. Non riesco a capire come fa la gente a aggiungere effetti a queste cose. Io avere la possibilità, mi piacerebbe tanto, sapete, fare il fotografo, però c'è sempre appunto sta concorrenza sleale. Tu potresti fare le foto più belle della terra. Amato cazzo. Poi c'è sempre qualcuno che usa Photoshop. It looks like this Inter-Darshan Championship's a wrap. All that stuff with Sachin and the diadem got sorted too. Have you still got anything else on your mind? Per ricerca di Sachin. Oh, right. Yeah. Sachin said that he placed his research materials at somewhere beginning with but Kaveh smashed the diadem of knowledge before he could finish. It might be dangerous if someone finds his old research stash, right? Where do you think it could be? Dice A, ma in inglese si dice A. Holy smokes, you're right! He said he spent all that time researching in the desert, didn't he? So it's very possible that that's where he'd leave all his notes. Alright then, let's head off to Ara Village and try our luck! Okay. Quindi non abbiamo ancora visto. Cameriere della taverna. Cosa c'è? Che roba? No, è chino abbastanza ornamentato. Quindi adesso abbiamo finito la storia del festival, dobbiamo ancora capire questa roba qua. Ma scusa, non poteva dare tutte le cose a suo figlio? Cioè per stare lì a dire ho deciso di farla finita perché la vita. Scusa, se pensavi anche alla tua famiglia, forse fai quello che vuoi, naturalmente. Io dico così. Cucina. Però. Ah, eccolo lì. Guarda che abbiamo trovato. Didn't expect to run into you here. Oh, hey, Thumb. What are you doing here? And what are you reading? Are those? Sachin's notes? Yes. Yes. I came across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and sure enough, I came here and found his research. Wait, so you've read it already? Ah, non so se mi sono ricordato di dirlo, ma l'altro giorno mentre giocavo sul telefono è partito un cutscene della missione di Evento. Praticamente adesso dobbiamo scoprire gli amici immaginari di tutte le persone di Mondstadt attraverso un cannocchiale che è stato modificato da Lisa.
non ci ho fatto, non lo sapevo, semplicemente stavo facendo una missione di gloria che aspetta sempre il suo fidanzato che torna a casa e alla fine sono capitato lì in mezzo, partito. Are you alright? How do you feel? I think you may have misunderstood something. The reason Sachin chose that architect to inherit his research was that only he could really empathize with both the calamity and the humanity that these notes seek to convey. Only one who resonates with these sentiments would suffer and begin to think of history as bleak, the present as perplexing, and the future as pessimistic. Empathy is a double-edged sword. Clearly, I am not the same sort of person as Sachin was. Empaths have many friends, and their wide social circle comes with certain societal advantages. But this also makes it hard for them to achieve their goals. Why is that? All important things in life involve other people. As such, it's extremely difficult to live a life that causes no harm whatsoever to others. If you really want to achieve your goals, you have to be prepared to make enemies along the way. Not everyone can deal with that reality. And that reality is like the material here. Objective, heavy, negative. But, at the end of the day, for all these experiment results and conclusions, it's just one person's perspective. Sachin's. So, what are your thoughts now that you've read it? As a scholar, Sachin was without a doubt a genius. He laid the blame for the darkness in the world squarely on humanity, experimented extensively with reliable results, and drew logical conclusions. In that sense, one might say his views were correct. So, people are bad? And things can only ever get worse? All of that's true? That is not a question for me to answer. Someone else will arrive shortly. You can ask them instead. All I will say is that the world is not built on correctness alone. Sometimes, being correct means nothing at all. Cosa significa quella riga di antica iscrizione? Queste parole che è scritto nei tuoi... Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. By their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying themselves the same. Thus, they shall never reach even the borders of truth until they wipe away the ignorance that blinds them. I've never been able to agree with certain philosophies. Even Sachin himself struggled to comprehend the notion of sacrificing oneself for the greater good. But sadly, all viewpoints will find their supporters, and the way we see the world largely decides our fates. Gatto tipo, shut up! No! Shit. Alright then. I got what I came for. These research materials are yours to look after. I'll be off. Devi anche tenere vita. Wait, so you came here just to read this stuff? You missed out on a big get-together, you know. Get-together? Ah, yes, that makes sense. This is a good opportunity for that sort of thing. Sembra molto Lone Wolf questo. Guess what? Kame treated everyone this time. Then I'm sure he packed up the leftovers for me. See ya. Poor guy. And there he goes. Well, seems like he really wasn't affected by this research. He said that someone else would answer our questions. Who do you think that'll be? Presumo che sia Mr. Cappellotto. È l'ultimo che abbiamo sentito. Aspetti vicino ai materiali di Giochi. No? Ecco. Ah! C'è Cappellotto e la ragazza. Traveler, Paimon, you're already here. Naida. Ah! Infatti dicevo, ma Naida. Eccola qua. Nahida! Oh, and that guy. Wait, so you asked him to take part in the championship? Yes, it was me. Are you surprised? Naida, fisica della potenza. Bu erdetta ma ku saradahma.
apoteosi della saggezza. Inoltre era un uccello ingabbiato all'interno del santuario di Ratonam dell'Accademia. Piena di curiosità nei confronti del mondo, una volta ne costruivo uno, dando solo immaginazione, anche se in realtà preferisce vivere l'esperienza della gioia in persona. Coloro che perseguono la conoscenza all'interno della città degli accademici la venerano come la dea della saggezza. E molti che godono le benedizioni della natura la conoscono come la signora del tempo. Hai un piccolo angolo nel cuore dell'arco di dentro. Preferirebbero che la chiamassero amica. Did you know that there was something wrong with the diadem from the start? And if so, why didn't you switch it out for another one? Perché è sempre un arco. Because Sachin's research is not mistaken. He spent his entire life researching this topic, and these materials are a result of that. These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some disruption, but I didn't want to wipe away all his hard work searching for the truth. So instead, I had Hat Guy here help me keep an eye on things. Seriously? I think you can stop calling me that now. Why? Don't you like it? Well, anyway, if Sachin's chosen successor hadn't been able to handle his research, or if it had brought pain to more people, he would have intervened at a suitable moment. And after all that, the person Sachin chose turned his nose up at his life's work. Pretty hilarious. Hilarious? Ridicolo. I was also hoping that this could be an opportunity for you to learn how to interact with people normally. But it looks like that didn't work out. That wasn't necessary. I'm still paying you back for your help. And the last thing I need is more reasons to be indebted to you. Maida, what did you mean by Sachin's research is not mistaken? Does that mean that you approve of his research? Put it this way instead. Truth to me is like a shroom boar. Some people only see the mushroom on the shroom boar's back, and they conclude that the shroom boar is a mushroom. Others see only the shroom boar's body, and they declare that the shroom boar is a boar. Still others look deeper inside, and determine that the shroom boar is meat. These conclusions are all correct in their own way, but none of them objectively describe the shroom boar. Paimon kinda gets it, but also not really. No, ma l'ho capito. The world is the same way. No one, not even I included, can understand it in its entirety. All of us are somewhere on the path toward truth. Within the confines of our limited knowledge, some may blindly believe in the beauty of this world, and others may focus only on its evils. In truth, the most important thing isn't what state the world is in now, but what people hope it will become. But of course, I don't mean that as a criticism or a call to action. Non è uno stato in cui il mondo si trova adesso, ma quello che la gente spera che entri. Ultimately, my duty as the God of Wisdom is to guide every form of wisdom to a place where it can find its purpose. That was a long speech. So what are you actually going to do with these research materials? Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas disseminated, I will seal it up. But even though Sachin's research could be considered negative wisdom, it is still a building block of the truth. If someone wishes to follow in his footsteps in the future, I will not stop them. I also look forward to the day that a member of the Vahumana Darshan can not only comprehend his theories, but also find a way out from the despair as well. Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? I don't remember signing up to become a scholar. Don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Oh boy, here we go again. You think so? Well, to that,
I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. I hope that your studies in Vahumana will help you deal with your own fate and learn how best to settle old debts from your past. I will review your final thesis myself. I'm expecting great things from you, Mr. Hat Guy. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ci sta, dai. E chi prima non ci sono. Falla con chiave. E questa è la continuazione del resto. Ce l'ha già dato. Ci sta. Penso che la cosa più bella del festival era la fine, nel senso che all'inizio c'è stato, poi ha cominciato a essere una cosa, quasi una gara generale, però alla fine che tutti si combattevano, ci sta. Il concorrente. Ah, ci sono ancora tutte queste cose qua da fare. Cava ha detto che sarebbe andato all'accademia per starsene un po' da solo. Forse dovresti andare a parlare. Ok. Quindi c'è ancora tutte queste missioni da fare. Andiamo a fare. Dico la verità, sinceramente. Se vuoi preferirei fare le cose delle bancarelle, ma va bene così. No, beh, adesso sinceramente non lo so, continuiamo le missioni con la ragazza, con la ragazzina dell'uomo. Boh, non so. Ma è strano, penso che un po' di missioni ne abbiamo ancora da fare. Non c'ho molto. 20 years ago, the Academia had just received Sachin's estate. To celebrate the huge investment, the Academia extravaganza that year was grander than usual. I was very young then, and I remember seeing posters for the Interdarshan Championship all over the city. I couldn't help but mention it to my father. I even told him that I really liked the look of the diadem. It was so unique. So he said, "Why don't I win it, so I can let you play with it for a few days?" That made me very happy, and I nodded enthusiastically. But to my surprise, he didn't win. And when he got back home, he seemed extremely depressed. Later, he left home, saying that he wanted to do some investigating in the desert. The quicksand got him not long after that. For many years, I couldn't face up to it at all. No, scusate. Se avessi tenuto la bocca chiusa forse non sarebbe così. Potrebbero aver visto Sanchin, non parlare dei risultati delle indagini. Wait, so the person we came across in our investigation, who went into the desert 20 years ago? It was... Is that why Sachin thought I looked familiar? I can't believe it. My father was always too kind for his own good. Sachin's research would have saddened him greatly. He must have gone into the desert when he heard about it to find those who were still suffering. It all makes sense now. I've tried telling myself so many times over the years that maybe his sudden depression wasn't because he didn't win the competition. Maybe something else was going on that I wasn't aware of. But in the end, it all started with me mentioning the competition to him. No. Oh, Kove! Don't worry. I destroyed the diadem. There will never be another tragedy like this again. Vabbè, certo. Abbiamo scoperto una nuova cosa.
sono contento. Quindi alla fine suo padre era colui che l'amico, insomma. Guarda. Mi date un secondo. Tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. Era di nuovo in vendita informazioni da parte di Gorsa, ma è bello. Arrivo. Sono tranquillo sotto la mia copertina. Mi va di acquistare l'ultimo tizio. Queste info sono importanti, ma mi accontento di $500,000 di loro. È la metà del solito prezzo. Dici di non farmi pagare invece? Wow, e passare a zero non mi stupisco. Io sono una grande lord. Se ti interessa così tanto te lo dico gratuitamente, ma non parlarne con nessuno. Ho sentito dire che 20 anni fa ci fu un concorrente che cambiò totalmente personalità dopo aver partecipato alla gara. Sarà il padre di... Sembra che qualcuno abbia visto il villaggio Arco. Mi chiedo dove sia finito. Non posso dirvi altro, senza un compenso. Se volete saperne di più dovreste pagare $2.000. Che fregatura. Ci sta. Cosa volevo dire altro? Sì, nel senso che mettiamo poi a fare anche missioni secondarie, quello sì. In questi posti qua no, perché tanto non siamo ancora arrivati. Magari verso Inazuma eccetera ci mettiamo a fare missioni. Prima dobbiamo finire questo e poi vediamo. È un concorrente? Vabbè sì, non esiste maschile di concorrente, non esiste concorrentessa o concorrente. 20 anni fa comparve un giovanotto. A quei tempi la vita era molto più difficile, eravamo afflitti costantemente da povertà, malattia e ignoranza. Il giovane uomo chiaramente apparteneva all'Accademia e dal futuro radioso venne ad aiutarci. Insegnò come affrontare i mostri dei rum, ci comprò dei medicinali pagando di tasca propria e si occupò dei malati. Brava persona. Già, peccato che le brave persone muoiano giovani. Beh, grazie per portare sfiga. Aveva sempre un'espressione incrociata e nessuno sapeva perché. Ci chiedevano tutti se sarebbe andato via. Questo uomo non aveva i mezzi per accoglierlo a dovere. Eppure molti dicevano che fosse un tipo un po' matto. Per esempio a volte raccontare ai bambini che da giovane insegnò a scrivere ha una strana creatura. In seguito cominciò a lasciare spesso il villaggio per esplorare il deserto. Una volta gli chiesi cosa stesse cercando e lui rispose che voleva parlare con qualcuno del gruppo dei qualcosa. In seguito sentì che morì nelle sabbie mobili. Si dice che durante i suoi viaggi, vedi che il papà, contro una carovana intrappolata nelle sabbie mobili, riuscì a salvare molte persone, ma non tirarsi fuori.
Al tempo c'era ancora una lettera incompleta rivolta a suo figlio a casa. Dopo la sua morte, mio figlio prese con sé la lettera con l'idea di consegnarla. È ancora qui? No, non si trova qui. Mio figlio diventò un mercenario. Per una vita migliore venne ucciso in un tafferuglio qualche anno fa. I suoi averi vennero rubati. Sono passati molti anni, un batter d'occhio mi chiedo come sia diventato suo figlio. Ti porterà ancora? Solo in pochi a me conoscono queste storie, sto invecchiando, chissà se presto le dimenticherò. Chissà quante cose avrebbe voluto dire al suo bambino, che peccato. Ma esiste ancora sta roba nel deserto? Cioè, io posso trovarle queste cose? Curiosità mia. Qua abbiamo completato tutto, però sarei curioso se veramente in qualche modo vuoi scoprire la verità. Il leverage. Facciamo prima far così. Se fosse meglio. Questo è quello lì delle parole lì nascoste. Facciamo così. Boh, nel senso che non so neanche io se non penso che oggi ah, c'è questo, facciamo questo, quello di Taz di non so. Cioè oggi ci abbiamo il cinghialotto. Mi ricordo se devi saltare con e salti più in alto. Usa carica frontale al momento giusto per far sì che il modello del funghiale distrugga l'ostacolo. Sto sbagliando qualcosa? Ah. Sarà difficile allora sta roba. Scusate lo spazio che si sente. Mia balla spaziatrice. Ma come scusa? Come voglio essere matto io? Magari uno entra nello stream e sente tac tac qui dice ma che cacchio sta? Ma che cacchio? Non fa mica volare.
abbiamo fatto, pensavo peggio sinceramente. Cinghiale muscoloso. Che cacchio. Facciamo il salsiccio. Dicono che la carne con la carne di selvaggina sia un po' più abbia un gusto più leggermente diverso. Però questo l'ho completato. Ci sta. Ah, c'è di comunque la roba lì. Rottura di scheda. Ok. Che sopra quello lì del video. Quindi andiamo a vedere. Mi butto giù. Peccato è un po' combattimenti. Grazie per aver schiacciato Q al posto di V. No, sto scherzando. Non mi do del pesante a me stesso. Ho sbagliato. Ma scusa, c'è un teletrasporto qua sopra e non l'ho neanche preso. Sure. E lo ma... Parrucchiere. Allora dicevo, ho letto bene, parrucchiere. Che forte. Alto là. Ci metteremo anche nei guai, presumo. Tanto brava dea della saggezza. Era distrutta dei fatti. E mi piacerebbe prendermi il teletrasporto, apparentemente, visto che non lo prendo. And off we go. Ah, che cavolo, mi dà fastidio che ho sprecato la verità sull'uomo che se ne prende. Adesso ci mettiamo lì, belli tranquilli. Apriamo questa porta, facciamo la gara. Tutto il mondo. Ah, non è un altro passaggio. Dina te la ricerca giù. E luce fuori. Città di Sumero. Pensavo che non eravamo nella città di Sumero. Sto scherzando. Tutto così misterioso. Chissà dove sia. Accademia cosa? Che pasticcio arrivare fino a qua. Però c'è un teletrasporto più in alto, io direi di andarcelo a prendere se il gioco ci lascia. Detto come un senso di... Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. Mi immagino Yaka che in qualche evento parla con le sue amiche. Andiamo a fare shopping! Sarebbe piacere vedere un evento che c'è anche Yaka. Oh yeah. No. Oh my god! Io che cerco. Cominciamo da questo. Andrebbe di fare un secondo round? Mi sembra che c'è secondo round.
No. Abbiamo fatto io. Questo invece no. Penso che se dovessi scegliermi una scuola, penso che mi sceglierei questa qua. Beh, era uno studente di Harvard, praticamente devi capire. La storia ti viene spiegata, ma mancano dei pezzi, tu devi arrivarci con delle domande. Beh, era uno studente dell'Harvard. Tempo fa ha fatto un'escursione per una ricerca. Ha ricevuto una lettera in attesa del suo mentore, per cui gli chiedeva di riportare l'oggetto che Baera aveva portato con sé per sbaglio. In risposta Baera ha spedito l'oggetto di Avatat. Quando Baera è tornato a scuola è stato rimproverato dal suo mentore. Perché? Perché? Questo oggetto era guasto, non poteva essere spedito, aveva a che fare con il mentore ha rimproverato Baera perché era in ritardo. La mia domanda principale secondo me sarebbe o aveva a che fare col mentore o era guasto. Proviamo col mentore. Sì. Quindi parliamo di un oggetto importante per il suo mentore. Questo oggetto avrebbe potuto avere un impatto sull'Accademia? L'oggetto aveva qualcosa da che fare con il lavoro? No, aveva qualcosa a che fare con il lavoro del mentore. Questo è un oggetto che il suo mentore usava ogni giorno. Influenza dell'oggetto sul lavoro del mentore. Senza l'oggetto della lettera il mentore non era in grado di iniziare a lavorare. Il mentore avrebbe potuto perdere lavoro. L'assenza dell'oggetto avrebbe causato una perdita per Avatat? No, ok. Quindi l'oggetto, il mentore avrebbe potuto perdere lavoro? No, non credo fosse questo. Sì. Quindi è una specie di le condizioni attuali della lettera. La lettera toccata da qualcun altro, consegnata da Avatat, il suo mente ha ricevuto la lettera. La posizione dell'oggetto era legata alla funzione dell'oggetto stesso? No. Sì? Ah. Bar è uno studente di Avatar, tempo fa ha fatto un'escursione per la ricerca. Ma ha ricevuto una lettera in attesa che il suo mentore, in cui questi si chiedeva di riportare l'oggetto, che Baera aveva portato con sé per sbaglio. In risposta Baera ha spedito l'oggetto all'Avatar. Quando Baera è tornato a scuola è stato rimproverato dal suo mentore. Perché? Perché apparentemente era un oggetto importante per lui. La lettera era stata toccata da qualcun altro? Sì. Chi ha toccato la lettera? La persona che ha toccato la lettera era un membro della staff, la persona che ha toccato la lettera ha fatto qualcosa che ha impedito al mentore di riceverla? Sì, stava solo svolgendo i compiti consueti. La lettera ha toccato da più persone, la persona che ha toccato è lo stile. No, ok. La persona... voglio vedere le domande perché sinceramente sono curioso. Perché il mentore si è arrabbiato? Barriera stava lavorando con il cacciatore distrutto e i suoi piani stavano per essere svelati. Il contenuto della lettera era rovinato. Ah ok, quindi queste sono le domande. Perché
che non ha potuto ottenere. La lettera non ho capito se l'ha ottenuta o no, però c'era qualcosa che non andava, non poteva fare il suo lavoro. Secondo me è questo, però non so se... Il membro del personale dei Darsana incaricato di contrassegnare la lettera. I mantra, Baia. Baia. Non so. La pozione e le chiavi dell'ufficio. Ma tutte sbagliate. Allora, quante domande possiamo fare qua? Non c'è niente. Allora chiediamo. Mentre era rimproverato perché era in ritardo, questo oggetto può essere spedito per posta. Sì, quindi è qualcosa di piccolo. Era guasto? No, quindi vuol dire che non è stato rotto. L'oggetto era pericoloso? No, allora era qualcosa di normale. Aveva qualche impatto sull'Accademia? No. Quindi niente di questo. Il mentore avrebbe potuto perdere ora senza l'oggetto? No. Allora ok. Sembra che possiamo chiedere tutte le domande che vogliamo. La lettera è un luogo accessibile? No, ok. La lettera è stata consegnata alla VAT? Sì. Ok, quindi è tornato. Il mentore ha ricevuto la lettera però? No, no. Quindi non è tornato. Condizioni attuali della lettera. Mi dispiace stare lì a chiedere tutte le domande. Era stata toccata da altre persone la lettera? No. La lettera è stata distrutta? No. Ha toccato la lettera. La persona che ha toccato la lettera era un membro dell'Accademia? Sì. Non ho la minima idea. Come faccio a capire? In cui questi chiedeva di portare l'oggetto che Baera ha portato con sé per Vai. Quando Baera è tornato a scuola è stato rimproverato. Perché? Non è come l'altro, non c'è molto che ti chieda. La lettera non è stata distrutta però. E Baera non stava collaborando con il cacciatore di tesori perché non è stata toccata da nessun altro, dice. Però la lettera sembra che... No, non l'ha ricevuta. Da quanto ho capito, cioè, è stata spedita ma no, non è arrivata, non mi ricordo più. La testa in confusione. Non era rovinata. I piani non erano svelati, quindi non era una cosa, e i cacciatori di tesori non sono, quindi mi sembra. Chi ha toccato per l'ultima volta la lettera? Il contratto che i cacciatori di tesori avevano con l'Accademia mi sembra un po' strano. Ma Baia, questi qua, la lettera non è stata distrutta. Era in un luogo inaccessibile, però lei ha detto. In ufficio del mentore era nascosta. Non era nell'ufficio. Non dice che c'era un'altra, era stata distrutta, non è stata distrutta. È nascosta, giusto? Non era
c'era niente che avrebbe distrutto chissà che cosa. Non è la corrispondenza, non credo sia una bolletta. Neanche le chiavi dell'ufficio. Ah, però una cosa che non poteva fare il suo lavoro senza di esso. Quindi le chiavi dell'ufficio, no? Cioè, la pozione non credo, perché non è Apocalisse. Questo non c'entra, la bolletta non prende. Le chiavi dell'ufficio. C'è una domanda che ho sbagliato. Questi qua delle lettere. La lettera era nascosta nell'ufficio del no, era nascosta. Ce n'è una che ok. Quella che sbaglio secondo me è la prima. L'uso dell'oggetto. L'oggetto ha qualcosa a che fare con il lavoro del mentore? Sì. L'oggetto ha qualcosa a che fare con lo schiacciato. Il mentore ha rimproverato Barriera perché è in ritardo? No. Ok, no, tanto non c'entra niente. No, andava bene. Far fare con il mentore. Iniziare a lavorare, quindi penso che sia giusto. È rimasto chiuso a chiave fuori. Penso. Poteva perdere lavoro però senza l'oggetto della lettera. No. Poteva perdere il lavoro. Quindi è sbagliato quello lì che... Oh, non era in grado di iniziare a lavorare. Senza una pozione è un po' strano all'inizio. La lettera è in un luogo accessibile dal mentore. Il mentore però non ha mai ricevuto la lettera. Quindi la lettera è stata distrutta. Giusto. Sì. La lettera è stata toccata da qualcun altro. Quindi l'hanno spedita, giusto? Senza l'oggetto il mentore non era in grado di iniziare a lavorare. Il mentore avrebbe potuto perdere il lavoro senza l'oggetto della lettera? No. La lettera è stata... La lettera da più persone. Quindi non esiste quella cosa lì. Era ostile nei confronti del... No. La persona che ha toccato la lettera l'ha distrutta? No. Era membro dello staff dell'accademia, sì. La persona che ha toccato la lettera ha fatto qualcosa che ha impedito al mentore di riceverla? Sì. Quindi l'ha nascosta, no? Interessante che non riesco a capire... Non riesco a capire l'ultima domanda, la prima domanda. Non ha potuto ottenerla. Era fatta. E l'ultima persona aveva toccato la lettera. Il membro del personale del Darsano incaricato di consegnare la lettera. A quanto ho capito, però l'ultima persona che ha toccato la lettera ha fatto... Allora è Baer, che era nascosta.
Però non era niente di ostile. Quindi non è possibile perché Baera non è ostile al suo corpo. Quindi perché la nascondi se non sei ostile al tuo corpo? Io penso che sia il membro del personale incaricato di consegnare lei. La lettera dov'è? La lettera non è mai stata ricevuta. Però non è stata mai stata distrutta, giusto? Quindi presumo che sia giusto che la nascosta. Non l'ha mai ricevuta ma non è stata. Questo schifo era stata distrutta. Io penso le chiavi dell'ufficio perché non poteva entrare a lavorare. Però avrebbe perso il lavoro? Non credo. Cioè se non puoi entrare, vabbè sì. Una bolletta. Ancora, quindi c'è qualcosa che ho sbagliato. Cioè una cosa l'ho fatta giusta e l'altra l'ho fatta sbagliata. Quindi forse ho sbagliato. Ho sbagliato qualcos'altro. Quindi il contenuto era rovinato sui piani. Non ho mai ottenuto quindi il Baer la lettera era non l'ha mai ricevuta, però era nascosta. Però questo che non c'è qualcosa che non va forse in realtà. Ufficio del mentore io continuo a dire che secondo me è nascosta. Secondo me c'era una chiesa. Ah, quindi ne abbiamo sbagliate. Quindi forse quello contenuto era rovinato. Non ha ricevuto. Quindi Idassa. Proviamo nell'ufficio del mentore. Chiavi dell'ufficio. Ah, quindi era nell'ufficio. Ecco la tua tasto, era Baer aveva preso le chiavi dell'ufficio e quando il suo mentore gli ha scritto per chiedere un proposito lui le ha rispedite all'Accademia all'interno di una lettera. Però quando la lettera è arrivata ad Hassan, il membro del personale ha semplicemente lasciata nella buca delle lettere dell'ufficio. Il mentore di Baer. Sia le chiavi dell'ufficio sia le lettere sono rimaste bloccate all'interno dell'ufficio chiuso. Interessante. Quindi mica scema sta storia. Devi usare un po' la testonina. Mi piace, mi piace. Non c'è male. Vabbè, io c'è più questa roba qua. Abbiamo fatto tutto. Fammi fare la porcheria lì. Ebbene sì. Abbiamo di nuovo tornato a festa. Che non credo che riuscirò a portare a termine. Non lo so, nel senso che... Purtroppo più ancora. Che depressione. No, comunque a proposito di quello che è successo nella missione, come sempre c'è un qualcosa, un argomento. Io direi che quel ragazzo lì, quel signore lì non ha poi anche tutti i torti, cioè è guardare al mondo da un'altra parte lì. A blade embraces its duty. As a jeweler Personalmente vi direi che come
lui credo che in ogni persona ci sia del male. Questo male lo puoi solo... Io non ho ancora capito perché queste pozioni puoi scegliere o non puoi scegliere, io sinceramente non ne scelgo nessuno, scelgo solo queste, dai, scusa. Non so. Non capisco il senso del mondo. Vediamo con Mona se riusciamo a fare qualcosa, a dire la verità. Non lo so. Allora, continuando il discorso di prima, la verità è che ognuno la pensa come vuole in sto mondo. Però quello che piacerebbe dire è che sinceramente proprio in questo momento siamo diventati un po' tutti un po' più pezzenti rispetto già prima eravamo un po' più pezzenti, adesso siamo diventati un po' più pezzenti e Delved into death. My apologies. tanto Embrace the ice. la mia combo Yeah, nice and spicy. si spera che questi qua siano più facili da Fate is upon you. affrontare. Eat this. I'm going in. Vabbè, ci sono i mister fantastici. Magie. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. Okay, I have to load it Shadows of up. fate. Take flight. Ta-ta-ta-ta. Written in the stars. My apologies. Ma se la muove. Yeah. Embrace the ice. Infatti sono ancora fermi. Qua ci vuole Shambling. Let's light it up. Why do they never miss? I'm going in. Let me scribe. So rude. Unthinkable. Sembra da adesso sembra molto Fate is upon you. non so dire. Whirling snow. Teamwork is dreamwork. Eat this. Kamisato art. Sometsu. Bella mossa. Shadows of fate. Nice and spicy. Pilla. Sì, mi piace anche che abbiamo Delved into destiny. Boba, get them. Let's light it up. c'è di nuovo la roba di me. Going in. A parte che Decided abbiamo by scelto destiny. delle carte secondo me che ci stanno. My apologies. Nice and spicy. Iniziata a 9 di Shadows of 25, fate. siamo ancora a 2 minuti. Pensavo che sinceramente Kamisato art. Sometsu. Take flight. non riusciamo proprio a distruggere. Teamwork is dreamwork. Delved into. My apologies. Per non essere anche nel chat, possiamo chiamare Out of the frying pan, into the... Sakura swirl.
Everybody stand back! Speravo che sinceramente il secondo round sarebbe stato un pochettino più Take flight! ispira. Whirling snow! Kamisato art! Sometsu! Written in the stars! Guba, get them! Sarebbe il boss. Teamwork is dreamwork! Shadows of fate! Yeah! Yeah! Aspetta, tira sta Embrace the ultima. ice! Delved into death! Take flight! Fate is upon you! I'm going in! Però tanto mi sono... Shadows of fate! Sakura swirl! Va già un po' meglio rispetto. Let's light it up! Meno che li buttiamo giù tutti. Siamo arrivati a 20-25. My apologies! Out of the frying pan! And you dead. Oh, ste sfide. Speravo di almeno farmene una in normale, ma la fa veloce. Adesso ti vedi i mega livelli 90 che one shot tutti. Easy. Penso che il prossimo obiettivo sia prendere... Bisognerà prendere i manufatti per... Adesso vedremo. C'è un po' di miscuri, non capisco neanche io molto cosa mi piace vincere. Everybody stand back! Delved into destiny! Take flight! Yeah! Embrace the ice! Unthinkable! Written in the stars! Guba, get them! Hey, yeah! Whirling snow! Shadows of fate! Adesso vedo che prendere i livelli 40, rimango malissimo. Teamwork is dreamwork! Take flight! Kamisato art! Sometsu! So rude! My apologies!
trovare para vincere, no? This is a day in the life of a traveler. I'm learning more about you all the time. Shadows of fate! Take flight! Let me scry! I'm going in! Written in the stars! My apologies! Today is a lucky day. Cominciamo a fare un po' di cose secondo me. Lasciate trovare
cosa che mi piace anche. Molto bene, a proposito anche la cosa la signorina Rie dice che anche se il gusto di pizza per questa pizza non è male, come lei la pizza avrebbe avuto un sapore migliore quando viene locale di una vita. Tutte le cose che mi piacerebbero cosa che ho imparato durante gli anni, soprattutto davvero buone, sono molto abituato a queste cose. Credo che all'interno si potrebbe trovare
ingredienti locali di noi. No. Se in questo modo non si apprezzerebbe. Stai dicendo che per fare la pizza tutti lo potrebbero apprezzare. Wow. Più mai. Io non volevo fare una pizza. Ti lasci di Mamma è in Giappone quello stesso è Please speak to President Summer. dai il suo cognome forse pizza con là questo degli ingredienti va preparato come sei visto che il commento dice che guai quello che non ci dove vogliamo? È una lavanda però non so, ah no già credo che si farà finito la pizza è tutto buono cosa c'è? Ah, la pizza. C'era. Che situazione e tutto questo devo andare scritto la fa parte della vita scritto non ci abitano da me se la situazione non ci metti in casa sarebbe da avere appropriato su un'informazione che sia una questione così importante quindi pensate che almeno queste idee di base dovrebbero essere soddisfatte se qualcuno mi portasse un regalo e potremmo anche allegrare una lettera che parli di futuro manoscritto la sentiresti? Chi sono gli autori? Lui si chiama Genshin l'altro si chiama Chang
conosco. Titolata Il primo apprendista Guo, parla del primo apprendista di una famosa scuola di arte iniziale. Di un giovane ragazza di una giovane assunto come secondo me i temi della trama sono un po' vecchiotti, ma ha un numero sufficiente di lettori per mantenere le vendite. Spesso chiederemo ai lettori di invitare di inviarvi delle lettere, suggerendo alcune modifiche da apportare al prossimo video, le quali potrebbero fare un salto di qualità. Ma non abbiamo mai ricevuto nessuna risposta. Forse le lettere sono andate perse o... non si sa. Chi è Genshin invece? Non ho idea, probabilmente uno pseudonimo. Leggenda di una spada quella che senza alcun dubbio è un romanzo stupefacente. Sia l'ambientazione che la storia hanno dato di terzo costo a tutto il mondo. Beh, poi posso trovarlo. Viva lui anche lui. Secondo un marcante itinerante che ha risposto ai libri di Nezuba, la prima volta che ha visto questo libro è stato a ridotto di uomo. Ora lì dove abbiamo trovato. Credo che per riuscire a trovare lo scrittore dovrei chiedere al personale della libreria. Tuttavia, lasciamo stare. Non c'è bisogno di essere tutti così importanti, importati. Fammi togliere questa cosa. Così importanti. Invito da casa editrice di adesso torniamo a una Russia, che lei è la vera intelligente tutto questo. Non lo so. È la prima missione che però... no, non è la prima, cosa sto dicendo? Però la prima è una delle prime volte che dobbiamo andare in giro, così andare in un'altra nazione, è successo pochissimo. La cosa veramente che mi interessa di più è trovare di nuovo quelli che facevano gli esperimenti col cibo. Mi facevano ridere, dicevano che avevano detto che sono in un posto, adesso non mi ricordo loro, che devono andare qua. Ah, è lì. Già, è certo che mi ricordo 10 anni il nome. Ciao, ciao. Ecco una lettera a regalo dalla casa editrice di ieri. Spero che non mi chiedano di cambiare il mio nome. Se proprio. Io ho detto 1000 volte che voglio scrivere usando il mio vero nome. Lasciamo perdere, fammi vedere. Cioè, non leggi la lettera. Poi uno che giudici una gara di scritto di romanzi, non credo di averne il tempo. Ma penso di doverti ringraziare. Ma cosa? Questi sono consigli creativi. Devo leggere con più attenzione, grazie di rispetto. Anche veramente. Bene, la lettera di Changi non è stata consegnata, adesso andiamo alla libreria a fare tutto. Va bene. Devi essere spedigonzato. Spero che ha un senso quello di cui. E spero anche che il microfono non è abbastanza alto. Molto basso che sia. Sto trattando sempre di più come casa dolce a casa. Aspetta, mostro. No, perché insomma qua c'è un sacco di nostri amici. Ma abbiamo molte persone. Qui c'è un sacco di missioni ancora, insomma. Qui vi ho detto molto di secondo me è giusto. Questa parte è veramente ah, vedi cosa succede. Ah sì, tu in realtà voleva
avevamo divertito qualche puntata stabilito, vabbè, certo e avete sentito sul capitolo dove avete cercando di me perché qualcuno ci direi perché ci direi che ci sia perché sto di che parla questo e di sicuro c'è la detto che voleva fare di sicuro non è una cosa da inizio di ricorrere con questa idea di video che aveva detto che l'ambiente si è professionale sì, ciao, non volevo restare senza ho cantato comunque così animali credo che sarebbe piaciuto alla fine del correo un po' pirato non avrei mai immaginato non avrei mai immaginato che sarebbe diventato popolare sì perché poi l'ha ritirato dal mercato e tutti hanno cominciato a pensare che era una popolare mi fa molto piacere sapere che persone prima leggeva così spero che questa lettera con attenzione cazzo indovina chi sta adesso mi è venuto faccio queste missioni direi molto chiacchierare molto easy peasy non lo so lasciami speriamo che poi esce il lancio mi piace praticamente il team che ho fatto adesso c'è anche qualcuno si aggiungeva altre cose qualcuno dice che è molto meglio ma io non è che lo faccio apposta sinceramente mi viene in mente poi io lo costruisco e dico bah se poi c'è qualcosa di molto meglio poi guardo e direttamente guardo hai trovato gli autori? Sì, ho consegnato anche le lettere che hanno detto entrambi hanno detto che leggeranno le lettere con attenzione bene bene ma che peccato che sono entrambi così lontani dai due così lontani ali non potremmo andare a trovarli nemmeno in circostanze più normali soprattutto il signor Genio il suo libro Leggende di una spada non è nemmeno stato spedito da un mercante itinerante poi uno dei nostri editori ha letto il libro e riconoscendo il suo valore si è preparato ad andare personalmente a lui a organizzare la scrittura di altri manoscritti che avrebbero interessato questi cambiamenti di situazione nessuna delle lettere che cercavamo di far portare diversi argomenti potevamo solo pubblicare prima di un registro delle lettere dopo durante una volta stabilito è passato così tanto tempo a Leggenda di una spada resta il bestseller tutti gli autori cominciano a accumulare solo il signor Genio che si assiste alla composizione possiamo permettere che questi si attivino i diritti si attivino in corpo dove cambiamo mi piace però che ogni tanto tornino Shampoo dico che è stranissimo come personaggio però da giocare You're a nice Morales. Devo fare super segreto il luogo segreto di Animora
C'è anche quella cosa lì che di trovare la chiave di mistero. Questo sì che da un che spensero. E pagate le bollette, no? Chi paga? Butta giù da fuoco. Poi tranquillo, non si è fatto niente. Perché creo queste storielle queste nessuno. Sempre Correntos. Vieni a trovarci su Genshin. Abbiamo Massimo un ragazzino che ce l'ha con i piccioni, ma il salvatore del mondo che si rimangia sempre. abbiamo una come si chiama? Una suora che è una giustiziera. Abbiamo una ragazza piena di soldi che continua a pensare al bene della gente, ma in realtà vuole solo farsi una navicella spaziale che la chiama a casa dice. Andiamo a vivere là. Penso che qua. No, aspetta. Se riesco a trovare la chiave di stupido posto. Dove è finito lui? Magari c'è una sfida strana. Qui c'è un foglio. Non mi ricordo dove cavolo era. Questo. No. Sì, anche qua c'è una missione. Voglio fare anche quella lì. Perché ogni volta che siamo lì per far male con la via. Non me lo so se. Che bello. Qua dove ho segnato i nemici per Ayaka c'è una missione con il tizio intrappolato sulla barca che non me lo ricordo. Figli che c'è adesso. Anche questa è una missione che non è completata. Guarda, sono cacciatori di figli. L'aria sospetta, schiacciano di figli. Kamisato out! Sumetsu! My apologies! Teamwork is dreamwork! Fate is upon you! Yeah! Thank you very much. We appreciate it. Racy, hey, yeah! I'm the frying pan. Whirling snow. Embrace the ice. Yeah. Thank you very much. Yeah. Evento completato. Capisco che se abbiamo fatto bene a non fare danni a una posizione meglio scusa non solo la sua vita e lo Let me scry. Yeah. Yeah. boh ma non dico questo film. Oh Mona non è proprio un supporto. Today is a lucky day. Anche se aumentare i danni del 48%.
sono questi cosi qua da prendere, quindi questi. Mentre siamo qua facciamo un po' di cose. Così la prossima volta non mi sembra ancora. Sono leggermente inciampato, sì. Pensavo che si poteva poi ce ne sono tre. C'è un'altra cosa che dovevo fare, mi sta ancora. What? Devo vedere come ritrattiamo questi. Andando l'out con Ben. Everybody stand back! Shadows of fate, written in the stars. My apologies. Yeah! Sakura swirl! Porca miseria. Rispetto a prima. Perché non so stando. Perché Mona adesso che ha messo carica di energia quando uno è dovuto andare rigenerare l'energia tutti quanti. Beh, ce l'avevo già prima queste cose quando avevo vecchio team con lei, poi ho voluto cambiare perché diciamo che lei è una se la cava. Se tu sai giocare bene con Mona che fai tutti grandi. Today is a lucky day. E quando capite molto come un personaggio. E è imbarazzante. Ehi, abbiamo salvato. Neanche vuol dire che siamo imbarazzati. Imbarazzanti. Non credo che sta parlando di se stesso. E pensare che sono stato salvato da degli stranieri che mi hanno segnato di te. O quindi signor Samurai stai bene? Di sicuro è stato ferito nella testa. Vabbè. Sono in debito con te stanotte. Poi hai combattuto in modo ammirevole. Piacere di conoscerti. Perché non stai bene? Non guardarmi dall'alto in basso straniero. Sono Naba. Chiusa wow. Bello, animazione con giapponese e mi prende basta. Quindi chi erano queste persone? Come mai che hanno pirati? E hanno molte roccaforti nella parte spiaggia di Nasuchi. A volte dei delinquenti, minatori, pescatori disoccupati, tizi in fuga dal decreto di caccia delle visioni e disertori di due fazioni di guerra fanno gruppo e finiscono per diventare banditi. Cioè, seppur in vano di sfuggire al controllo di sue eccellenze. Che li chiami con Kairagi, non sono altro che gli fuorilegge. Pesa. Stavamo reprimendo dopo. Belli hanno attaccato la moneta dell'Iso. I profughi della Taratasuna e della miniera sono fuggiti in rapida successione. Alcuni di quei ratti si sono precipitati tornato indietro nel tempo con la testa come giocatore e di un Vampires che c'era il re. Hanno ampliato le file di queste bande di pirati rendendo più temerarie. Sinceramente mi piacerebbe accompagnarmi, non è ho detto di Vampires. Mi piacerebbe comprarmi uno di quei Stronghold Crusader. Stronghold Crusader è uno dei pochi giochi mi sono piaciuti di quello stile lì, nel senso che non ho più comprato più. Non c'entra molto, ma la serie Civ 6, Civilization 6,
E Warhammer anche mi piace tantissimo, però non riesco a giocare, nel senso che non ci ho mai giocato in passato, quindi mi sento sempre che non capisco un cacchio, quindi li lascio stare. Avevo provato Warhammer 1 in passato, sono arrivato a un turno anche abbastanza alto, poi ho lasciato perdere perché mi stufavo. Non è nel mio stile, quasi tra virgolette, perdere tutte le mie unità dopo turni su turni, giusto perché il CPU ha un vantaggio in più di te che non puoi evitare, non so, non mi piace. Quindi questa nave non è tua? Non lo so, prima era dei ribelli, in ogni caso quando sono arrivato qui era già stata abbandonata, quindi sono rimasto e finora ci ho voluto dentro ci ho vissuto dentro come un paura. Ah, era da tantissimo tempo che non parlavo così tanto, che fatica faccio? Avrei bisogno di aiuto con una faccenda, se non ti piace un'app appena ferita la guarita di sicuro cambieremo il fatto. Poi che mi aiutassi a sgomberare l'accampamento di pirati qui vicino, ok. Solo così posso impedire. Allora tra l'altro più si sta parlando non è sempre più. What you want? Infastidimi con un branco di cani andati, magari il messaggio arriva anche agli altri accampamenti, non ci fanno stare. Ho detto che ti piace darti l'idea, in ogni caso straniero, diventare troppo presuntuoso, che basta un passo falso per farsi molto male. Non ho detto questo, ho semplicemente trovato troppo, letteralmente. Non ho detto niente di male, si calmi, che cacchio. Questo non è che non mi è andato un cazzo, non lo so. E quelli lì tipo eletti così mi preoccupano, ho paura che non finisce. Però non ho alcun motivo per affrontare, diciamo. Ah, questi sono bravi facciatori di tesoro. This isn't good. Capo, a giudicare della situazione in questo posto deve essere al centro del campo di battaglia. Cosa dovremmo andarci? Che c'è? Ora i cacciatori non sono decodati, gli oggetti sul campo di battaglia possono essere venduti a buon prezzo. Che se dovessimo batterci nelle scenato uno degli stand. Dai che ci vuole, basta dire che siamo dall'Europa. Comunque sì. Non hai capito che quando hai detto alla tua fidanzata che saresti venuto qui per prestare servizio è mentito spudoramente. Perché dovrebbero esserci problemi adesso? Hai messo un po' una sfruttata. Perso. Beh, non è proprio la stessa cosa. Quella bugia non metteva, rischio la nostra vita. Più o meno sono stati per ammazzare. Capo, sono ancora dell'opinione che dovremmo prendere qualche oggetto e allora andarci. La tua vita, che scena. Ogni tanto sto gioco mi sparo. Era poi una bugia tanto male, no, assolutamente no. Come l'altro scemo lì che ha abbandonato la sua fidanzata morta per andare in Giammata. Poi alla fine non c'è mai stato. Che quella proprio io volevo prendermi la sua abilità, è quello che continuo a dai, adesso te l'ho toccato. Adesso mi turno, devo toccare. Che fortuna. Nice and spicy. My apologies. Embrace the ice.
due gli into the fire! Take flight! Peccato che non abbiamo. My apologies! Yeah! Dai. Kamisato art! Sumetsu! Boba, get them! Whirling snow! Abbiamo fatto così. Vediamo. Aspetta. Adventure time! Teamwork is dreamwork! My apologies! Nice and spicy! Scrivi la situazione in questa sfida sembra abbastanza buona, ma secondo me la maggior parte delle pagine di VR sono state strappate. Sembra che i pirati non volessero nemmeno unità scarpata per allontanare. Secondo lei la situazione sull'isola doveva rispettare. Una nave si era nata durante la tempesta di ieri sera, una nave di sanguinomia, veramente la mia. Sembra che lo sciugunato abbia vinto la battaglia navale di ieri sera. Tra i due litiganti, il terzo gol. Sull'imbarcazione c'era un sommergibile, un grosso di abbiamo perso un paio di fratelli. Alla fine il cane è stato o prendere la posizione. Povero no. Non è proprio una... Poi ho detto perché c'era diretto, riesce? No, ne è mancato uno. Corri via! Ah no. Buono. Sono strani queste missioni, devo ancora partecipare. Cioè ci sarà un ritmo, non che non...
vi lascio un attimo, vado a fare una cosa poi continuiamo dopo, scusate, adesso eccomi, ciao.